questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico spolverino leggero e estivo che io ho deciso di chiamare Princess. Questo perché il filato che ho utilizzato sono le Princess Cotton Cake della Sally Yarn, che è questo fantastico filato con delle micro paillette veramente micro ma che sbrilluccicano tantissimo. Io ho utilizzato il colore nero, ma vi faccio vedere anche altri colori che sono disponibili sul sito. Abbiamo il bianco con le micro paillette argento o il bordeaux con le micro paillette bordeaux, quindi tono su tono. C'è anche un fantastico marrone che vi straconsiglio e c'è anche la versione bianca però con le micro paillette dorate. Ci sono anche le cake Princess Cotton Cake sfumate, come sapete, perché io le ho utilizzate per realizzare il vestito princess, ma per questa creazione vi consiglio appunto il tint unita. Se volete qualche altra tonalità, qualche altro colore come filato alternativo, vi straconsiglio il Canada Zucchero Sequin, però in quel caso mi raccomando, andando a lavorare anche con lo stesso uncinetto magari mettete qualche catenella in più, perché quel filato è leggermente più sottile di questo. Per quanto riguarda quindi il quantitativo, io ho usato una sola cake che va bene anche per una taglia M, mentre se siete una taglia L o XL vi occorrono due cake. Non vi preoccupate, con quello che vi avanza potete fare sotto una maglia da abbinarci prendendo lo stesso punto, perché questo spolverino io l'ho realizzato con la variante del punto usato per la top crop Dahlia, quindi potreste usare lo stesso punto della top crop Dahlia appunto per fare una maglia, magari una canotta o un top da metterci appunto sotto. Per quanto riguarda la lavorazione, come potete vedere non ci sono cuciture sulle spalle ma cuciture dietro, questo perché ai lati, questo perché si parte con la lavorazione da dietro, si arriva fino alle spalle, in quel caso poi si divide la parte dietro in due parti per poter realizzare appunto separatamente due parti avanti e poi cucire lateralmente lasciando libero lo scalfo per poi andare a fare la manica. È uno spolverino facilissimo, velocissimo da fare, io ve lo straconsiglio perché è anche molto moderno, quindi mi raccomando, come sempre, se decidete di realizzarla mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Spruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate sia scrivendo filati Elsa che Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro spolverino io ho deciso di utilizzare come filato le Princess Cotton Cake nella versione tint unita. Io ho scelto il nero, però qui vi farò vedere un campione con un filato un po' più chiaro e lavoreremo con l'uncinetto del numero 4. Allora, per andare a realizzare questo spolverino partiremo dal dietro, dal basso, quindi le catenelle iniziali corrispondono a tutta la parte dietro partendo dal basso, quindi andremo a lavorare in altezza, quindi le catenelle iniziali sono la larghezza, il giro che va sempre ripetuto sarà l'altezza, quindi più giri fate più l'avete lungo, bisogna arrivare ad altezza spalle. Una volta fatto il pezzo dietro lo andremo a dividere per lavorare separatamente, però essendo attaccati comunque, e lo vedrete poi man mano che andrete a vedere il video, lavoreremo le due parti avanti che poi andranno cucite lateralmente e non sulle spalle, perché appunto la lavorazione sulle spalle sarà continua. Quindi per quanto riguarda le catenelle iniziali, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2 a cui vanno aggiunte 5 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Ora io, lavorando con l'uncinetto del numero 4, ho montato 93 catenelle, ripeto, questo è un campione. Nelle mie 93 catenelle con l'uncinetto numero 4 arrivo a circa 60 centimetri. Ora, per le taglie più grandi delle mie, considerate che dovete farlo più larga della larghezza dei vostri fianchi o delle spalle. Io vi consiglio di stare più larghe rispetto agli fianchi, perché solitamente i fianchi sono molto più larghi rispetto alle spalle. Quindi per una taglia M io vi consiglio di andare a mettere 6 motivi in più rispetto a me, considerando che ogni motivo è un multiplo di 2. Per una taglia L vi consiglio invece di andare a mettere anche 10 motivi in più rispetto a me. Naturalmente quanto più lo fate largo più dovete mettere le catenelle, non esagerate perché comunque altrimenti poi viene troppo largo, però fate in modo che sia qualcosa che vi va morbido, quindi per questo vi consiglio di calcolare la larghezza dei vostri fianchi più che delle vostre spalle. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare. Come vi dicevo, è un giro che va sempre e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta allungata, salto una catenella di base, entro nella seconda e vado a fare la mia maglia alta allungata, quindi prendo il filo, esco,
prendo il filo, esco dal primo filo sull'uncinetto, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, esco dagli ultimi 2 fili sull'uncinetto. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Salto una catenella, vado nella successiva e di nuovo a fare una maglia alta allungata, quindi prendo il filo, esco, prendo il filo, esco dal primo filo sull'uncinetto, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo ed esco dagli ultimi 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare una mezza maglia alta, quindi prendo il filo, esco, prendo il filo ed esco da tutti e 3 i fili sull'uncinetto e ricomincio da capo, quindi salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare la mia maglia alta allungata, quindi prendo il filo, esco, prendo il filo, esco dal primo filo sull'uncinetto, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, esco dagli ultimi 2 fili dell'uncinetto, prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte allungate, vado a fare una mezza maglia alta, quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco da tutti e 3 i fili sull'uncinetto e bisogna fare questo per tutto il giro, quindi salto una catenella, vado nella successiva, maglia alta allungata, quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo, esco dal primo filo, prendo il filo, esco da 2 fili e prendo il filo, esco da ultimi 2 fili, prendo il filo, vado tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare una mezza maglia alta e continuo quindi così per tutto il giro. Salto una catenella, entro nella successiva, maglia alta allungata, prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte, vado a fare una mezza maglia alta, ve lo faccio ancora vedere, quindi prendo il filo, vado a fare una mezza maglia allungata, prendo il filo, vado tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare una mezza maglia alta e quindi vado a fare questo per tutto il giro. Ripeto un'ultima volta, quindi prendo il filo, esco, prendo il filo, esco dal primo filo, prendo il filo, esco da 2 fili, prendo il filo, esco dagli ultimi 2 fili, prendo il filo, vado tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare una mezza maglia alta. Per terminare il giro andiamo a fare salto l'ultima la catenella, entro nella penultima e vado a fare una maglia alta allungata, entro nell'ultima catenella e vado a fare un'altra maglia alta allungata. Ops, è scappato il filo, scusatemi. Come sempre sapete che io preferisco fare qualche catenella in più che poi può andare a essere tranquillamente sciolta. Meglio qualche catenella in più che farne qualcuna farla contare precisamente, perché va a finire che ne perdiamo qualcuna nel contare e poi dobbiamo sfilare tutto il giro, mentre è più facile andare a sfilare solamente le catenelle in più. Detto ciò, quindi giriamo la lavorazione e vi faccio rivedere appunto come andare a rifare il primo giro, dato che non abbiamo più le catenelle ma abbiamo una base diversa, e andiamo sempre a fare in questo caso 4 catenelle perché non abbiamo più la catenella di base, entro nella maglia alta successiva e vado a fare la mia maglia alta allungata, quindi prendo il filo, esco dal primo filo, prendo il filo, esco da 2 fili, prendo il filo, esco dagli ultimi 2 fili, prendo il filo. Adesso iniziamo a fare il nostro giro, quindi vado qui nel forellino che si crea con la maglia alta, vedete qui abbiamo una mezza maglia alta e qui c'è questo forellino, quindi entro nel forellino e vado a fare la mia maglia alta allungata, prendo il filo, vado tra le 2 maglie alte e vado a fare la mia mezza maglia alta e ricomincio. Vado quindi nel foro che si crea con la mezza maglia alta, quindi qui, e vado a fare la mia maglia alta allungata, vado tra le 2 maglie alte e vado a fare la mia mezza maglia alta, quindi di nuovo vado nel foro che si è creato, vado a fare la mia maglia alta allungata e poi la mezza maglia alta e devo continuare così per tutto il giro, quindi vado dove si è creato il foro e vado a fare la mia maglia alta allungata e la mezza maglia alta e continuo così quindi per tutto il giro. Quindi questo è il giro che dobbiamo sempre ripetere: mezza maglia, la mia maglia alta allungata, perché dico mezza, la mia maglia alta allungata, vado tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare la mezza maglia alta
e questa è la lavorazione che viene fuori. Per terminare andiamo sopra la penultima maglia alta allungata e facciamo una maglia alta allungata, entro nella terza catenella e vado a fare la mia maglia alta allungata. Questo è il giro che va sempre ripetuto. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripeterlo. Se volete fare lo spolverino più lungo dovete ripetere solamente più volte il giro, bisogna sempre arrivare alle spalle. Allora sono arrivata a mettermi i marcapunti. Io ho ripetuto il mio giro dal basso verso l'alto per 42 volte, come lunghezza per me va più che bene. Per poter mettere i marcapunti, allora senza contare le prime due e le ultime due maglie alte doppie, sono andata a contare quelle con le maglie basse e fatte insieme, le mezze maglie alte scusate fatte insieme, e io ne ho contate 16. Ho messo il marcapunto subito dopo la 16ª nel foro. Stessa cosa da quest'altra parte, senza contare le due maglie alte allungate iniziali, ho contato le altre, ne ho messe 16 e nel foro ho messo il mio marcapunti. Ora taglia M, voi rispetto a me dovreste avere 8 motivi in più, quindi invece di 16 dovete metterne altre 3, quindi invece di 16 ne mettete 19 da questa parte, 19 da quest'altra e il resto al centro. Mentre per una taglia L io vi ho detto di mettere almeno 10 motivi in più rispetto a me, se non anche 12. Nel vostro caso comunque mettete, invece che 16 mettete almeno un 20 maglie alte e il resto al centro. Naturalmente se volete che il collo sia un po' più largo spostate i marcapunti, ma non lo fate troppo largo perché altrimenti quando lo andate a indossare vi cede un po' troppo sulle spalle. Detto ciò, quindi adesso andremo a lavorare sempre i giri di andata e ritorno, però vi faccio vedere come terminare il primo giro, siccome dobbiamo andare a fare di nuovo le due maglie alte allungate e non adesso perché non dobbiamo più arrivare da questa parte. Quindi iniziamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, andando a fare sempre le 3 catenelle che sono la prima maglia, non facciamone 4 perché altrimenti non viene bene, e poi vado a fare la mia seconda maglia alta allungata, quindi entro sempre e vado a fare la mia maglia alta allungata e vado a lavorare normalmente come ho sempre lavorato fino ad arrivare alla maglia alta allungata prima del mio marcapunti. Quindi adesso continuo a lavorare normalmente e vi faccio vedere appunto come andare a terminare il nostro primo giro. Sono arrivata quasi al marcapunti. Come potete vedere qui mi rimane l'ultima maglia alta doppia allungata con la mezza maglia alta. Vado a fare solamente la mia maglia alta allungata dove la faccio solitamente, e la seconda la vado a fare in questo forellino che si crea tra le due maglie alte allungate, quindi qui vado a fare la mia seconda maglia alta allungata e poi giro la lavorazione e torno a lavorare normalmente, quindi sempre andando a fare le nostre 3 catenelle per la prima maglia alta e poi andiamo a fare la nostra seconda maglia alta allungata. Ora naturalmente io adesso per la parte avanti devo andare a fare lo stesso numero di giri che ho fatto per la parte dietro, quindi devo andare a fare 42 giri. Una volta terminati i 42 giri mi aggancio con il filo, ricomincio da quest'altro lato e vado a fare di nuovo i miei 42 giri. Una volta terminate le due parti vi farò vedere come continuare a creare il nostro spolverino. Allora ho terminato le due parti avanti e sono andata a cucirla. Per le maniche io ho lasciato liberi circa 17 cm e mezzo sia a destra che a sinistra, che sono circa 12 righe di lavorazione avanti e dietro, e poi sono andata a cucire il restante usando sempre l'ago di lana e lo stesso filato, passando appunto tra le maglie alte laterali. Quindi per una taglia più grande della mia io vi consiglio taglia M di lasciare liberi almeno 19 cm, 21 per una taglia L. A questo punto vediamo come andare a realizzare le maniche. Quindi continuiamo a lavorare con l'uncinetto del numero 4. Io prendo il filo e mi aggancio dove ho fatto la mia cucitura, quindi vado a fare dove ho fatto la cucitura, vado a fare le mie 4 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta allungata.
quindi 1 2 3 e 4. Vado nella dove ho la maglia alta verticale, vado a fare la mia maglia alta allungata, prendo il filo, vado tra le due maglie alte, vado a fare la mia mezza maglia alta e poi continuo così per tutto il giro. Vado dove ho la maglia alta allungata in orizzontale, vado a fare la mia maglia alta allungata e la mezza maglia alta e vado a fare questo per tutto il giro, quindi in ogni maglia alta allungata orizzontale ne vado a fare una verticale con la mezza maglia alta e vado a fare questo per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il giro e iniziare poi quello successivo, che è sempre lo stesso giro che va ripetuto. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto la mia ultima maglia alta con la mezza allungata con la mezza maglia alta, entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia bassissima e poi ricomincio da capo. Ricordatevi che la prima maglia sono soltanto 4 catenelle, quindi vado a fare 4 catenelle che sono la mia prima maglia alta allungata e poi vado nell'archetto che si crea con la mezza maglia alta e vado a fare la mia maglia alta allungata, prendo il filo, entro fra le due e vado a fare la mia mezza maglia alta e procedo così per tutto il giro. Vado nel foro che si crea con la mezza maglia alta, vado a fare la mia maglia alta allungata e poi la mia mezza maglia alta e devo fare questo quindi per tutto il giro. Io vi dico quante volte ripeterò questo giro per arrivare alla lunghezza desiderata della maglia della manica. Io penso che farò una manica lunga, all'inizio volevo farla a 3/4 ma poi mi sono detta no, voglio fare la manica lunga, quindi alla fine vi dirò quante volte sono andata a ripetere questo giro. Ricordatevi sempre che si inizia e si termina con le 4 catenelle. Ho terminato la mia prima manica, ho ripetuto il giro per 28 volte, quindi alla fine ho fatto una manica lunga. Adesso vado a fare anche la seconda manica. Allora, ho terminato anche la seconda manica, guardate qui che meraviglia. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.